Apriamo con la domanda che è stata rivolta a Christian Chivu. La lotta a scudetto è da ritenersi chiusa? A voi l'ardua sentenza nei commenti. Ma più che per la domanda siamo qui un po' per la risposta che ha dato l'allenatore rumeno. Una risposta che sa tanto di frecciata, sa tanto di... eh, aggiungiamo un po' di fuoco. Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions League e quindi anche noi siamo felici di avvicinarci all'obiettivo Champions ed è un messaggio chiaro, un messaggio che ci sta. Voglio partire da questo, che ci sta, anche proprio per evidenziare come alcuni ehm, usino una certa dialettica, una dialettica che ormai è diventata comune ed è il gioco delle parti. Il gioco delle parti da parte, scusate il gioco di parole da parte di chi cerca di non attirarsi pressioni e dall'altra chi invece magari nel momento che può glielo fa notare assolutamente. Ma più che altro facciamo anche una sorta di bilancio. La prima annata di Christian Chivu. Christian Chivu che a un certo punto sembrava rappresentare anche il male, no? Cioè, sì, ho tante critiche, forse anche eccessive nei confronti di questo allenatore che si è trovato al primo anno, dopo 13 panchine di Serie A, ad allenare una big come l'Inter e 99%, ecco, per rispondere alla domanda, perché quando non c'è la matematica non c'è il 100%, ma 99%, vincerà lo scudetto al primo giro, e anche una semifinale di Coppa Italia. Con questo non è perfetta la stagione, tutt'altro, anzi c'è un'eliminazione cocente per quanto mi riguarda, quella della Champions, ma ragazzi non prendiamoci in giro, e questo voglio dirlo, anche perché parto sempre dalla mia considerazione. Inizio stagione, caso Cialanoglu che vuole andare via, non prendiamoci in giro. Eh, Lautaro che scazza e che fa notare che tante cose non vanno. Delusione per un finale per la finale e per il finale di stagione che veramente ha scombussolato giocatori e tifosi, cioè ha scombussolato i tifosi, quindi figuriamoci i giocatori stessi che l'hanno vissuta una stagione del genere. E mondiale per club, che comunque vuoi o non vuoi ti permette di iniziare la stagione in maniera diversa o comunque di condurla e di dover cambiare qualcosa in corso d'opera dal punto di vista fisico. E per tutta questa serie di motivi e per il fatto che tu cambi allenatore e nella panchina delle altre squadre c'è gente che di campionati ne ha vinti, Allegri, Conte, adesso abbiamo ritrovato anche Spalletti. Ragazzi, non era... Partiamo da questo. Non c'è niente di scontato nell'annata di Kivu, ma veramente nulla di scontato. E ne dobbiamo quindi parlare e discutere. Prima di farlo, come al solito, vi rubo il minutino canonico, che è un minutino che magari a voi vi dà anche un po' di noia, ma è fondamentale perché mi permette di caricare questi contenuti che sono anche... No, nei videogame ci sono le main quest e ci sono le side quest. Non voglio dire che questa sia una side quest, però un video in più che posso caricare nel momento in cui magari c'è supporto. Quindi se volete spolliciate, iscrivetevi. Stiamo abbassando davvero la percentuale dei non iscritti, cioè di quelli che guardano il video e non sono iscritti. Siamo partiti dal 48,3, vedi, vi aggiorno e mi fa piacere confrontarmi con voi. Siamo partiti da 48,3, adesso siamo scesi a 47,5, quindi mi state dando retta, vi state iscrivendo, lo vedo nelle analytics degli ultimi video, siete sempre più numerosi, addirittura 42 nell'ultimo video, gentilissimi davvero, quindi grazie, continuate a farlo se riuscite. Non vi riesco a schiodare invece dalla campanellina, la gente la campanellina non la mette, basta, qui non è cambiato praticamente nulla in termini di percentuali. Se riuscite fate uno sforzo, vi aggiorno anche su questo aspetto qua, grazie in ogni caso e comunque assolutamente, grazie davvero. Christian Kivu, sì, poi io parto dal fatto che
la scorsa stagione per me non è stato un disastro, perché per me non è perfetta certamente quest'anno, come non era assolutamente disastrosa quella della passata annata. Questo voglio ribadirlo, perché poi è un fatto che qualsiasi società italiana, parlo di qualsiasi società italiana, firmerebbe per ogni anno raggiungere l'obiettivo che ha raggiunto l'Inter lo scorso, quindi nella stagione scorsa. Parlo di società, ovviamente, non di tifo. Noi siamo tifosi, quindi ci interessa il giusto. Però dal punto di vista societario non c'è società, ve lo dico, non ce n'è società in cui non ci metterebbe la firma ogni anno per giocarsi finale di Champions, per essere competitivo in campionato, e quindi non vinci lo scudetto, ma sei sicuro nei primi 4, e quindi significa giocarti nuovamente la Champions. Quindi la scorsa annata dal punto di vista societario è stato un successo galattico, no? Non galattico, e lo conferma il fatto che quest'anno l'abbiamo visto, la fatica delle italiane in Europa, ma mica da quest'anno, la vediamo ogni anno, e poi ci sono delle eccezioni, e quelle eccezioni tante volte sono state rappresentate appunto dall'Inter di Simone Inzaghi, e questo va detto. E mi collego proprio perché Kivu prende questa base, che è una base importante, e non la snatura. Nel momento in cui non arriva il giocatore che ti salta l'avversario come Lookman, non arriva il giocatore fisico in mezzo al campo comunque che ti dà sostanza come Conè, non cambia, non muta, e fa bene anche nel momento in cui tantissimi tifosi basta, ci siamo stancati, il 3-5-2 non funziona. No, non funziona. Ma se vuoi giocare con Bastoni dietro, con Di Marco, con questa squadra, dovevi giocare così. E infatti abbiamo visto comunque una delle migliori, se non credo forse la miglior stagione di Di Marco, levato ieri, imbarazzante, ma la miglior stagione di Di Marco all'Inter. Una squadra che, ripeto, l'anno scorso ha fallito nel raccogliere trofei in campionato. Quest'anno dovrebbe, utilizziamo sempre il condizionale, dovrebbe avercela fatta, e non c'è nulla di scontato. Mi ha un po', tra virgolette, non deluso, però ero quasi ammaliato anche dal Kivu comunicatore, e invece lì poi alla lunga si è dimostrato uguale agli altri, il che, attenzione, mi sarebbe piaciuto che lui fosse rivoluzionario dal punto di vista della comunicazione, però allo stesso tempo i rivoluzionari o fanno davvero la storia o si bruciano facilmente. E quindi nel momento in cui non sei rivoluzionario, ma comunque almeno non sei un pirla, perché l'ha dimostrato di non essere un pirla, e ti vai a omologare nel momento di maggiore stress, ti vai a omologare, e non voglio dire giochi sporco, ma dico ti adatti al gioco, no? Dei comunicatori, e hai fatto il tuo, e l'hai fatto, ribadisco, alla prima vera esperienza importante, dopo non so quante panchine ha adesso Kivu, ne ha molte di più delle 13 iniziali, e ripeto, sono panchine anche importanti quelle che ottieni allenando l'Inter. Quindi, avendo fatto questo passaggio che era necessario, e è riuscito a farlo in un anno, e fa sì che meriti dei crediti. Cioè, ribadisco, fino all'altro giorno tanti volevano la testa di Christian Chivo, e forse qualcuno ancora oggi dice no, ma se vogliamo competere davvero ci serve altro. Per carità, ci sono i Klopp, ci sono i Guardiola, c'è gente, e lui non è un mago. Cioè, Chivo magari lo può diventare, oggi è un buon allenatore, ha dimostrato di essere un buon allenatore, e niente, io però non mi spingerei troppo avanti, ripeto, non voglio che passi il messaggio che tutto quello che arriva oggi era scontato, perché non lo è. Quindi mi riallaccio alla sua provocazione. Cioè, l'Inter è vero. partita cioè partita quest'anno con l'obiettivo di entrare nelle prime 4, come tutte le altre, e vince lo scudetto. Vince lo scudetto, perché poi lo scudetto lo vince una squadra. O lo devono vincere, o ci mettiamo d'accordo, lo devono vincere tutte e 4, una tra Inter, Napoli, Milan e Juve, e chi lo vince però
merita elogi clamorosi. Se non entriamo invece in questo circuito, in questo discorso, ragazzi, lui dall'obiettivo... Arriviamo sempre là. Lui ha fatto bene. Lui ha fatto quello che doveva fare in campionato. Questo senza dubbio. Sono un po' cotto, ragazzi. Perdonatemi. Volevo anche aprire il discorso, ma ne parliamo più avanti. Del discorso VAR che quasi quasi sta instupidendo. Scusate il gioco di parole, gli arbitri. Ne parliamo in un'altra circostanza, se no questo video viene lunghissimo. Giusto concentrarmi su Kivu, giusto dare dei meriti a Kivu. Ripeto, in soldoni, e per chiuderla, per me non è il nuovo Guardiola, non è il nuovo Messia in termini di allenatore, però ha fatto quello che doveva fare quest'anno. Ha fatto quello che doveva fare: ripristinare la testa, resettare la testa di questi giocatori, non cambiare, perché poi tatticamente sì, più difesa più alla fine della fiera ha ereditato il blocco di Inzaghi ed è riuscita a conservare gli elementi chiave, e quindi da questo punto di vista Kivu mi è assolutamente piaciuto. Poi dei passaggi a vuoto di cui abbiamo anche parlato, l'eliminazione di Champions e tutto il resto, ma in soldoni alla prima stagione allenando l'Inter non gli potevi chiedere, per quanto mi riguarda, di più. Va bene? Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.